A maggio, le coste del litorale adriatico sono sede di un'incredibile migrazione. In molti l'attendono per tutto l'anno. Il motivo di questa migrazione è di grande importanza: dare vita alla futura generazione. Sepia officinalis, la seppia comune del Mediterraneo. Vive poco più di un anno e si riproduce una sola volta nella sua vita. Questo esemplare è appena uscito dall'uovo. Misura pochi millimetri, ma è già un abile predatore, capace di catturare piccoli crostacei. Possiede anche la sacca del nero, un liquido denso usato in caso di pericolo. La prima fase della vita la passerà in prossimità del fondale, camuffandosi con la sabbia. Altre seppie adulte continuano ad avvicinarsi alla costa in cerca di un luogo adatto dove deporre le uova. Ma appare una strana struttura. Sembra accogliente. Un punto perfetto per una tana sicura. Sono entrate nel cogollo. Una trappola a senso unico. Permette alle seppie di entrare, ma non di uscire. Per fortuna hanno deposto le uova prima di essere catturate, attaccandole sulle reti dei cogolli. Se vengono rimesse in mare, senza essere danneggiate, le uova saranno in grado di schiudersi e nasceranno le seppie del prossimo anno. È un metodo di pesca selettivo ed efficace, ma c'è chi ancora preferisce ricorrere alle antiche tradizioni. Anche una seppia. Qui siamo sulla spiaggia di Senigallia e Nello sta mettendo in secca la sua barca a fine della giornata. È uno degli ultimi pescatori a utilizzare le nasse tradizionali. Questa è una nassa tradizionale fin dai tempi antichi, fatta di legno, con tutti i telaretti di legno, e poi ci si mette un imbuto a rovescio, che è la trappola, diciamo, come una trappola. Una nassa tutta la stagione si potrei prendere, se va bene, 20 seppie. Eccole le seppie, vedi? È bella ancora, c'è anche belle, questa è una femminona, vedi? Vedi com'è tonda qui da dietro, è tozza, è piena di... c'ha le uova, ma le ha messe entre la nassa. Questo invece è un maschio, vedi, c'ha le righe, il maschio è più appuntito, la femmina è più arrotondata dietro, è più piena. Vedi, adesso ci sono le uova dentro nell'alloro, perché ci si mette un ramoscello d'alloro. Queste a fine stagione, quando dopo io porto a riva la nassa, queste le butto in mare e poi le uova si schiudono naturalmente per conto di loro. L'alloro si mantiene nell'acqua del mare, se no altri tipi di verdure cadono subito le foglie
Allora magari sta verdura, questa è una tradizione antica che ci si mette da loro, perché gli piace, magari il nero, attira anche il nero, la seppia gli piace. Purtroppo, anche quest'anno, di seppie ce ne sono sempre meno. Vedi le prime nasse che porto via, è presto, e non c'è niente, non si pesca nulla, perché ce ne sono poche, sì. Sono poche. Questa è la pescata di 2 giorni con 120 nasse, e perciò è molto scarsa, un po' molto scarsa. La ragione di questo costante declino è sicuramente una pesca eccessiva, effettuata tutto l'anno da grandi barche con motori potenti. Anche la piccola pesca ha un suo impatto, ma con la giusta attenzione può essere limitato. Allora, il problema è che quando inizia la stagione aprile mettiamo i cogulli, i bertovelli in acqua e le seppie vengono a deporre le uova ed entrano nei cogulli. Quando poi dopo la stagione finisce, ci sono queste uova che ancora non si sono schiuse totalmente. Cosa fanno? Puliscono l'attrezzatura, il marinaio per portarla a terra. Una volta si pulivano a mano. E adesso invece ci sono le tecniche nuove di pulizia, sono delle idropulitrici a pressione 100-120 bar di pressione, passano via le uova e anche le uova che non sono schiuse, però una volta le togli con l'idropulitrice le vai a rompere e queste sono seppie che non nasceranno mai più. È vero che ci sono tante uova, ma la differenza non la fa solo la quantità, ma la qualità. Avere tanti embrioni ma di scarsa qualità non ci garantisce una popolazione per l'anno successivo, perché la seppia ha un ciclo vitale molto breve, ha un ciclo vitale di 1 anno, per cui si riproduce e muore. Tutto il patrimonio per le generazioni successive risiede nelle uova deposte e queste uova devono essere tante e di buona qualità. Da diversi anni nel laboratorio di biologia dello sviluppo e della riproduzione dell'Università Politecnica delle Marche si utilizzano avanzate tecniche di analisi istologiche e biochimiche per la determinazione dello stato di salute degli embrioni in relazione all'ambiente in cui vivono. Un fattore che allarma oggi i ricercatori di tutto il mondo è l'effetto delle microplastiche e degli inquinanti da loro trasportati. Valentina sta cercando queste particelle all'interno degli embrioni di seppia utilizzando lo spettrometro Raman. Andando ad utilizzare la parte del microscopio ottico di questo strumento, noi possiamo scansionare tutta la superficie del filtro per andare a identificare particelle di natura non organica. Quello che noi facciamo è andare a aumentare lo zoom su questa particella e con il laser andiamo a misurarla. Quindi quello che otteniamo è una microfotografia che ci permette di valutare le caratteristiche morfometriche della particella e poi otteniamo uno spettro Raman. Questo spettro Raman ci permette poi di identificare la natura chimica della particella e noi ad esempio abbiamo visto questa particella arancione che in realtà è PVC, quindi polivinilcloruro. Dai risultati preliminari si presenta uno scenario allarmante. Da una parte la distruzione delle uova con la pulizia delle attrezzature da pesca, dall'altra la presenza di microplastiche inquinanti che potrebbero ridurre il successo delle uova rimanenti. Cosa possiamo fare per cambiare la situazione? L'azione pilota che rientra nel progetto Argos ha come obiettivo il ripopolamento di questa specie. È un'azione pilota che nasce con i pescatori e continua con i pescatori.
Insieme a loro raccogliamo le uova, gli embrioni di seppia e le portiamo qua all'università, dove abbiamo un impianto costruito e disegnato ad hoc proprio per lo sviluppo e la schiusa delle uova di seppia, e una volta schiuse, una volta passati i periodi critici dello sviluppo embrionale, li portiamo in mare insieme ai pescatori. Per quanto innovativo, l'impianto del progetto Argos non è di certo sufficiente a sostenere la popolazione di seppia in tutto l'Adriatico. Il contributo più efficace è senza dubbio la tutela delle uova in natura. Trovare una soluzione, sensibilizzare i pescatori dicendogli: guarda, tu non portare via i gogulli con le uova piccole, oppure cerca di pulirle in una maniera non che vai a rompere le uova. Quelle uova che lui va a lasciare lì, l'anno dopo sono anche seppie sue, seppie che andrà a ripescare lui, che nel mare lui deve essere il primo a salvaguardarlo e volergli bene, perché è quello che ci mangia direttamente. Lasciare l'attrezzatura in mare per fare schiudere le uova comporta un rischio che deve essere messo in conto e che non tutti sono disposti a correre. È successo che ieri sono uscito per salpare le nasse, mi sono accorto che gli attrezzi non erano più al posto loro, danni sopra danni, e qui si vede. Ecco, questi sono i risultati. Questa è una nassa di ferro, questa è un'altra nassa di ferro, vedi con quale potenza, con quale fanno lo straccio. E questa è quello che si rimane da una nassa di legno, vedi la nassa di legno attaccati alla corda. Te leva la voglia proprio, fa cascare i bracci, anche andare a lasciare gli attrezzi là, allora magari adesso io recupero tutto. Sono cose brutte che non dovrebbero succedere tra gente di mare, ecco. Bisognerebbe un tantino pensare al dopo, ecco, cioè non voler arraffare, prende tutto e poi dopo quelli che vengono dopo non me ne frega niente. Invece bisognerebbe tantino rispettare il mestiere, rispettare l'ambiente, rispettare un po' tutto, senza fare troppi danni, insomma. Il responsabile, come sempre, non si trova. E Nello dovrà ancora una volta riparare i danni a sue spese. Ma se solo riuscissimo a mettere da parte gli interessi personali a vantaggio di un bene comune, il beneficio sarebbe di tutti e in mare tornerebbero ad abbondare le seppie.